Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Il video di oggi nasce come risposta a una domanda che mi fate spesso sui social, ovvero quali colori consigli per iniziare a dipingere le miniature. Questo video nasce anche per impedirvi di fare l'errore che ho fatto io quando ho iniziato nel 2018, comprando decine di colori, un po' così pensando di averne bisogno e effettivamente non sapendo neanche bene come utilizzarli. Oggi quindi vi mostrerò 20 colori che per me sono indispensabili e utilissimi per iniziare a dipingere le miniature, dai quali si possono creare veramente tantissimi mix, tutti diversi, senza bisogno di riempire la casa di colori, almeno all'inizio, perché poi si sa, si vogliono acquistare più colori, sperimentare, è giusto così, ma all'inizio è meglio partire piano. Ci tengo a precisare che non è un video sponsorizzato, semplicemente dopo aver provato diverse marche, quella che vi consiglierei e che io utilizzo tutti i giorni, quotidianamente nella mia pittura, è la marca AK Interactive, quindi semplicemente tutti i colori che vi mostrerò a tutti gli eventi saranno di marca AK. Detto questo, direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. Partiamo quindi con due grandi classici, ovvero bianco e nero, colori che mi vedrete usare qua e là nei mix e che vi mostrerò durante il video, e anche se usati con parsimonia sono a loro modo indispensabili per modificare la luminosità dei colori, schiarendoli o scurendoli. Sul canale, in caso vogliate approfondire, trovate due video dedicati a come utilizzarli al meglio che vi lascio qui sotto in descrizione. Passiamo ora però agli incarnati. Ho scelto di inserire questi quattro colori: avorio, che nella maggior parte dei casi utilizzerò al posto del bianco, beige red, caldo e aranciato, brown rose più rosato e wool red. Usandoli così come sono o mixandoli tra loro, riusciamo a creare una grande varietà di incarnati diversi, così da evitare il problema di avere ogni miniatura con la stessa sfumatura di pelle. Vediamo quindi la combinazione avorio, beige red e wool red. Beige red può diventare il nostro colore più chiaro in una scala cromatica che si scurisce via via aggiungendo wool red. Lo stesso wool red, marrone scuro e caldo, può essere il colore più chiaro in un incarnato in cui via via inseriamo piccole percentuali di nero o blu per scurire e raffreddare. Otteniamo invece tonalità completamente diverse se come colore centrale utilizziamo brown rose, che come anticipato è più rosato e contiene meno arancione. Scurendo anch'esso con wool red abbiamo una scala cromatica molto diversa. Schiarendo brown rose con avorio otteniamo bellissime tonalità delicate, perfette per incarnati femminili e fantasy. Lo stesso ovviamente possiamo fare con il beige red usato prima e vedere come siano diverse e più giallognole anche in questo caso le tonalità pallide. Già così abbiamo una buona varietà per iniziare, ma per coprire più possibilità e avere scelte anche per diversi tipi di legno o cuoio, io suggerisco di aggiungere anche un paio di altri marroni. Uno più caldo e chiaro, ovvero deep brown, e uno più freddo e spento, chocolate chipping. Qui si vede la differenza tra le tre tonalità in questione. Ovviamente si possono ottenere mixando i colori primari o modificando appena wool red, ma averne già qualcuno pronto, soprattutto agli inizi, è molto comodo per avere una buona base di partenza dalla quale eventualmente sperimentare con i mix. Se ad esempio usiamo come colore di partenza deep brown, scurito anch'esso con wool red, otteniamo una scala cromatica ancora diversa, molto calda e perfetta per cuoio, capelli e occhi castani, incarnati o metalli. Stesso discorso vale per l'ocra, colore utilissimo per aggiungere quella punta di giallo senza usare il giallo puro, difficile da dosare. Perfetto per scaldare e schiarire. Per chi già da subito volesse sperimentare con il metallo non metallo, tecnica non propriamente adatta ai principianti, ecco un'ottima scala per l'oro, con avorio a schiarire, ocra come colore cardine e deep brown per scurire. Ma sempre lo stesso ocra, se spento leggermente, si presta bene per i capelli biondi o i tessuti gialli. Parlando invece di chocolate chipping, il marrone freddo e spento,
Ecco che unendola ad avorio per le luci e wool red o nero per le ombre, assume tutto un altro sapore e crea scale cromatiche molto diverse da quelle viste finora. In un modello ad esempio dove abbiamo diversi elementi di cuoio e non vogliamo farli tutti uguali o che magari ha anche occhi e capelli castani, è bene riuscire a dividere i vari marroni e creare tonalità e sfumature diverse per dare più personalità e caratterizzazione ai nostri modelli. Ma passiamo adesso ad una categoria di colori che per me è immancabile, ma che purtroppo si fa molta fatica a trovare nelle marche per modellismo, altro motivo per cui AK molto apprezzata perché nella linea di colori mette anche i colori primari. In marca AK li troviamo nella sezione Intense, quindi quelli con la dicitura Deep, Deep Yellow, Deep Orange, e rappresentano colori primari e secondari, molto saturi e che si prestano veramente a tanti utilizzi. A questi vi suggerisco di affiancare il magenta, che risulta più brillante del viola formulato qui. Avere colori così saturi e intensi nel proprio arsenale permette di intensificare la saturazione di altri colori quando ne vogliamo una versione più brillante, oppure appunto creare mix da zero. Come nel caso di un semplice incarnato caucasico, creato partendo da arancione, al quale uniamo semplicemente avorio o bianco per schiarire e poi pochissimo nero per desaturare. Ed ecco il nostro incarnato, simile al beige red usato prima. Per le tonalità più scure ci basterà unire rosso e nero e arancione per creare marroni più o meno caldi e scuri. Dall'unione di magenta e blu possiamo creare dei bellissimi viola e il risultato varierà in base alla quantità dei due che useremo. Basterà poi schiarirli con bianco o avorio per lilla delicati, perfetti per incarnati fantasy e tessuti. Possiamo ovviamente usare anche il viola già pronto per comodità, ma creando il mix da zero possiamo dosare la quantità e ottenere sfumature diverse in base alle nostre necessità. Unendo blu e verde o semplicemente inserendo giallo nel blu otterremo verde smeraldo che schiarendo diventerà turchese, un colore che per mio gusto personale metterei in ogni miniatura insieme al viola, ma questa è un'altra storia. Se lo stesso verde di prima o quello preconfezionato lo schiariamo con il giallo e non con il bianco o avorio, otteniamo verdi più brillanti e vivaci, adatti a contesti e utilizzi molto diversi. Basta davvero una piccola modifica per ottenere grandi varietà di colori e studiare questi mix ci dà la conoscenza necessaria per destreggiarci senza problemi tra i colori. Vogliamo ad esempio un verde più spento per i nostri mantelli, bianco o avorio e una punta di nero per creare un verde ingrigito e desaturato. Nero e giallo insieme invece danno vita a bellissimi verdi oliva, adatti a altri impieghi ancora, e nulla ci vieta di desaturarli ancora con bianco o avorio. Il rosso, che possiamo schiarire con giallo o bianco in base alle esigenze, per ottenere arancione o rosa, lo possiamo scurire inserendo il complementare, il verde con una piccolissima punta di blu. Oppure solo con il blu per rossi scuri più freddi. Prima di passare ai metallizzati ci soffermiamo un attimo sui grigi. Il più classico è ovviamente composto da bianco e nero in parti diverse in base al livello di luminosità che vogliamo ottenere. Ma anche in questo caso, per variare un po' il risultato, possiamo sporcarli con alcune aggiunte come blu o verde. Ma se vogliamo averne un paio in più pronti all'uso, possiamo acquistare anche i colori che vi mostro adesso. Una validissima aggiunta alla nostra collezione di colori è Anthracite Grey, colore a mio parere estremamente versatile. Se modificato con bianco e nero, crea una versione più interessante del semplice grigio
ed è perfetto per una scala cromatica di argento in metallo non metallo, oltre ad essere un bellissimo riflesso chiaro per i tessuti e i capelli neri. Un'aggiunta non indispensabile ma utile è questo verde intermedio, non troppo chiaro né scuro. È leggermente desaturato e si presenta come una via di mezzo tra il verde acceso della serie Intense che abbiamo visto prima e un verde più ingrigito. Per ricrearlo basterà unire del grigio al nostro verde, come abbiamo visto, ma averne uno pronto di questa tonalità è utile in situazioni in cui abbiamo molti elementi da fare di questo colore o la necessità di creare verdi diversi. Ma adesso concludiamo con due ultimi colori, ovvero i metallizzati. Di metallizzati in commercio ne troviamo veramente tantissimi, ma personalmente per iniziare credo che due siano più che sufficienti, un oro intermedio e un argento non troppo scuro, perché rappresentano un ottimo punto di partenza. Sul canale trovate due video dedicati a oro e argento per approfondire meglio quello che vedremo adesso. Infatti, se noi sporchiamo Natural Steel con piccole quantità di nero, otteniamo colori più scuri e meno luminosi, perfetti per il metallo in ombra, nel quale poi useremo Natural Steel puro come luce massima. Aggiungendo una piccola percentuale di blu alla miscela, otteniamo un risultato simile ma con una sfumatura tutta nuova. Stesso discorso possiamo farlo con questo gold, caldo ma non troppo scuro. Aggiungendo marrone otteniamo ombre più scure e meno brillanti, ma sempre nella stessa scala dell'oro, mentre aggiungendo nero otteniamo un risultato più verdognolo, simile a quello ottenuto unendo giallo e nero come abbiamo visto prima. Queste che abbiamo visto in video sono veramente solo alcune delle combinazioni di colore che si possono ottenere mischiando tra loro questi 20 colori. Non sono neanche tutti indispensabili, come abbiamo visto per l'ultimo verde intermedio. Si potrebbe anche eliminare dalla lista e sostituire magari con un blu scuro, insomma qualcos'altro che è più in sintonia con quello che dovete dipingere, però bene o male questa è l'indicazione generale che io per mia esperienza vi consiglio. Ovviamente sono curiosa di sapere qui sotto nei commenti quali sono secondo voi i colori immancabili nella vostra pittura e che vi siete trovati a utilizzare nel corso del tempo e se anche voi avete fatto il mio stesso errore di iniziare con tantissimi colori al tempo di marca Citadel. Detto questo spero come sempre che anche questo video vi sia stato utile, se è stato così magari supportate il canale e il progetto con un like e iscrivendovi al canale, condividete il video con i vostri amici, magari se volete magari incentivarli a entrare nel mondo della pittura delle miniature. Detto questo io vi ringrazio di aver visto il video con me e di aver passato il vostro tempo insieme. Vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!